Buongiorno da Porto, oggi voglio portarvi con me nella visita di questa città magica e l'obiettivo è vedere il maggior numero di posti e cercare di fare tutte le esperienze possibili, compreso la prova di cibi tipici in meno di 6 ore. Infatti ora sono le 2 e il video terminerà al tramonto, che è poco prima delle 8. Si inizia subito con il pranzo, andiamo a mangiare la francesigna, cibo tipico di Porto, non solo portoghese ma proprio qui di Porto. Sandwich is francesinha. Thank you so much. Sono in uno dei ristoranti più vecchi e tipici di Porto che si chiama Buffete Fase. Qui servono soltanto la francesigna. Ora vediamo com'è, tantissimi me l'hanno consigliata. Let's try. Thank you. È tipo un sandwich con sopra formaggio e carne e questa è la salsa piccante. Poi mi sono fatto portare una birra di qui che si chiama Super Bock. Poi dentro, tagliandolo, è croccante, c'è tipo carne, formaggio, strati di prosciutto. Boia, è stra invitante. Ora, mentre mi sento in soggezione perché sono l'unico scemo con la fotocamera, provo sta goduria. Mamma mia. Un altro pezzo subito. Fuori con la salsina sembra tipo una crema, dentro invece il pane è croccante, la carne è croccante. La fine del mondo. Dovete venire qua, c'è nulla da dire. Proviamo la birra. È una birra leggera. Non venite qui per la birra, venite qui per questo. Questa è la fine, è la fine. Non era per niente buono. Thank you so much. Bye. Tutto quel ben di Dio per 12 euro. Mi ha riempito, quindi sarà difficile questa camminata perché mi sento pesantissimo. Sarei rimasto lì un'altra mezz'oretta, però dobbiamo fare il giro di tutta la città in soltanto 6 ore. Quindi adesso sto andando nel punto più distante, che è il Palazzo di Cristallo, per poi tornare verso Ribeira, che è il centro della città. Corriamo! Questi sono i giardini del Palazzo di Cristallo e questo qui dietro è il Palazzo di Cristallo. Però ora andiamo dal nostro amico Pavone, che è più interessante. Questa è solo la prima tappa dell'itinerario che ho creato. Poi se volete, qui sotto in descrizione vi lascio anche il link per scaricarvi l'itinerario, così lo potete usare gratuitamente anche voi e vedere tutti i punti principali di Porto nel più breve tempo possibile. Penso sia il posto ideale se si vuole stare in tranquillità e riposare un po', però io devo visitare Porto, quindi bevo un attimo con la borraccia e si riparte. Eccoci qui, questa è la chiesa di Carmo, poi tra l'altro siamo in centrissimo, questa qui è l'università, questa deve essere una delle piazze centrali e giù per quella via di là c'è la libreria che andiamo a vedere dopo, che è bellissima. Vediamo che c'è dentro. Purtroppo, se voglio riuscire a fare il tour in 6 ore non posso stare qui ad aspettare la fila, quindi io qui ci tornerò domani mattina. Voi invece, se volete fare il tour in 6 ore, assicuratevi di venire qui nella libreria la mattina presto, quando c'è poca coda. Il biglietto per entrare alla libreria costa 5 euro e va preso su un negozietto all'angolo proprio a fianco alla libreria. Poi lì ci sono i locker per lasciare zaini e cose. Comunque mi hanno anche detto che il biglietto funziona anche da voucher, per cui per ogni acquisto che fai dentro la libreria hai lo sconto di 5 euro, cioè il costo del biglietto. Se però non fai acquisti paghi 5 euro per entrare. Tra l'altro qui dentro c'è un'intera stanza dedicata alla Rowling e ad Harry Potter, perché per chi non lo sapesse, la Rowling prende molte delle sue ambientazioni da Porto, da questa città che è magica alla fine.
libreria è andata, mi dirigo verso Clerigos Church, che è esattamente davanti alla libreria. Di là c'è la libreria, sentite ancora i tipi che suonano, e da quest'altra parte, di qua, c'è la chiesa, quindi è tutto attaccato ora, molto più semplice. Qui la pastina più famosa si chiama pastel de nata, sono davanti a una piccola pasticceria che li produce. Non la mangio ora perché sono ancora pieno da pranzo, però se venite qui dovete assolutamente mangiarla. Ora vi lascio qualche clip della mia colazione. Pastel de nata, qui lo chiamano pastel, più caffè 1,70 €. Tutto questo in centrissimo a Porto, quindi prezzo più che onesto. Comunque ora siamo diretti alla stazione di San Bento, che oltre ad essere la stazione centrale è anche molto ma molto bella, è esattamente davanti alla chiesa che abbiamo appena visto. Prima di andare lì però questa è la Piazza della Libertà e lì in fondo c'è il municipio dove c'è la scritta Porto. Camminando si vedono cose e quindi si cambiano i programmi, perché ora sono più vicino al mercato Dobolao, quindi prima andiamo lì e poi vi porto alla stazione. Niente mercato Dobolao, ora è in ristrutturazione, però qui davanti c'è una pasticceria, confetteria, tanta roba. Questa è la via dello shopping che parte dal Majestic Coffee, una delle caffetterie più vecchie e anche belle. Io però non la percorrerò perché adesso torno verso la stazione e poi devo farvi vedere molte altre cose come il ponte. Insomma, non posso fermarmi a fare la via dello shopping. Alla fine eccoci qui, siamo arrivati alla stazione. Minchia che spettacolo, guardate, ci sono tutte le ceramiche bianche e azzurre sulle pareti. Ed ora si entra nella zona di Ribeira, che inizia esattamente dove c'è la stazione, e sto andando verso la cattedrale, che tra l'altro è qui davanti. Ora siamo nella zona più centrale di Porto e anche quella più vecchia, credo. Ora vado un attimo alla chiesa di San Francisco e poi si va al ponte, che con il tramonto è la cosa più spettacolare. Non ci entro perché è un tour guidato da mezz'ora, preferisco vedere il tramonto al ponte, però voi andateci se avete un po' più di tempo. Ed ora vado al ponte e sono giusto per il tramonto. Perfetto, è qua dietro. Poi tra l'altro una curiosità, è realizzato tutto in acciaio, tipo la Torre Eiffel, perché l'hanno realizzato gli studenti di Eiffel. Con la luce del tramonto è fenomenale, veramente veramente bello. Adesso faccio il giro e passo da sotto e vado a vedere lungo lì cosa c'è, però io non faccio la degustazione nelle cantine oggi perché ci vado domani con un mio amico. (7:40), mancano ancora 20 minuti alla fine delle 6 ore. Questi sono 2 boligno de bacalao e vino rosso di Porto, con tutta l'atmosfera. Sono polpette tipiche di patate e merluzzo, molto buone. Però questo approfondiamo domani. Alla fine la degustazione la vado a fare da solo perché il mio amico non fa tempo ad arrivare. Pink, and it is the original rosé. Ok, thank you. It's perfect for aperitifs. This is why we serve it before too. Ok, thank you so much.
Fruttatissimo come piace a me. Non è amaro per niente. È buonissimo, datemene litri. Comunque per il tour degustazione, adesso il tour sta per iniziare, ho pagato 14 euro. You know what this is? Ruby, dark red wine color. Okay? This is a ruby. It goes well with cheese and chocolate. You see the difference? It's lighter, much lighter. If you look against the light, then it's even easier to understand. You can see through the color of the wine. It's a brownish color with some orange reflex. This is a tawny port, okay? So I'll let you enjoy your tasting. You should always start with the pink, then the ruby, and then finish off with tawny port. You can just grab the glasses and decide where you want to take a seat at. Ok, tour fantastico, ci ha spiegato tantissime cose, come viene prodotto e quali sono le differenze. Questo è quello fermentato o meno, il ruby. Ora lo provo. Molto molto fruttato. Questo dovrebbe essere il più amaro e anche il più costoso e probabilmente mi piacerà un po' meno rispetto agli altri, ma perché sono gusti miei. È amaro e anche sembra molto molto più alcolico. Comunque buonissimo il porto, è molto più dolce di tutti gli altri vini e anche molto più alcolico. Tour veramente veramente bello, spiegano tutto di come lo fanno e anche del perché è così, sia forte perché è un vino parecchio alcolico che zuccherato. Ora però devo correre perché sennò perdo l'aereo. Ragazzi, ditemi cosa ne pensate di questo video, poi se vi è piaciuto mi fareste un favore enorme a lasciare un mi piace e vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate un link per vedere tutto l'itinerario che ho compiuto durante questo video. Poi se non volete perdervi nessun altro mio video vi ricordo di iscrivervi al mio canale e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti!